Hola a todos, benvenuti al mio canale. Ciao ragazzi, oggi mi sembra doveroso fare chiarezza un po' sul tema così scottante che stiamo vivendo in questi giorni. Sto parlando appunto della guerra tra Ucraina e Russia, situazione veramente che mi lascia balordito, che mi lascia anche molto triste. Ecco, noi siamo sempre qui ad osannare l'evoluzione umana, l'evoluzione tecnologica che stiamo vivendo, che possiamo dire di aver costruito, di aver raggiunto. Eppure in questi momenti io personalmente come essere umano mi sento davvero tanto umiliato, perché mi rendo conto che effettivamente le persone, i leader che ci rappresentano sono poi persone che in preda alla follia decidono di fare i loro interessi, di giocare, ecco, con le bandierine a risico e questo mi lascia ovviamente molto rammaricato, perché insomma siamo nel 2022, dovremmo saper fare cose migliori che stare a giocare a delle stupide guerre, e credo che dovremmo tutti un po' sentire vergogna per quello che sta succedendo, proprio come specie umana dovremmo tutti fare coscienza sul fatto che ci manca ancora tantissimo. I progressi tecnologici non sono minimamente sufficienti per poter dire che una specie è evoluta, quando dall'altro lato siamo lì ancora a fare giochi a somma zero. E mi sentivo di dover precisare alcuni concetti, soprattutto per noi che siamo degli investitori in criptovalute, e molto spesso ci affacciamo a questo tipo di informazione volendo trovare la speculazione perfetta, insomma, volendo trovare quella informazione per entrare in un mercato del genere e poter trovare dei profit. Ecco, io non sono d'accordo, ragazzi, dobbiamo ricordarci che non siamo dei robot, siamo degli esseri umani, prima di essere dei trader, prima di essere degli investitori. Non possiamo trattare un tema così delicato in un modo così meschino nei rispetti di persone che stanno morendo. Ci sono vittime, ci sono morti. Un mercato è fatto di persone. Quando c'è effettivamente questa caduta impicchiata su un mercato piuttosto che su un altro, è perché la situazione, le politiche, la società non sta vivendo bene quel momento. Ok, quindi ci sono le persone dietro i grafici. Questa è una situazione tanto delicata. Detto ciò, insomma, torniamo a quello che più ci compete. In questo video sicuramente non pretendo spiegarvi la situazione, non sono un esperto di geopolitica. Noi quello che vediamo è sicuramente questa situazione ha già e avrà sicuramente delle conseguenze per tutti, a prescindere dal paese in cui ci troviamo, a livello di import-export, a livello delle monete internazionali, perché ovviamente ne risentono direttamente dalle situazioni politiche di un paese, insomma, di una società. Il mercato russo è quello che in questo momento ne sta risentendo più di tutti, ovviamente è stato molto indebolito in questi giorni da queste notizie. La stessa situazione si rivede su tutti i mercati internazionali, sia sull'indice del mercato italiano, sui principali indici dei mercati internazionali. Insomma, segno negativo soprattutto durante le giornate 24 e 25, quindi durante le prime giornate. In positivo solo il prezzo del petrolio e dell'oro, che si conferma come al solito un bene rifugio in qualsiasi momento di panico come questo. Ecco, qui vediamo un picco, un pump che non si vedeva insomma da diverso tempo. Successivamente ha già corretto, si è ristabilita un po' la normalità su quello che è il prezzo dell'oro, però sicuramente ha avuto un aumento impressionante. Queste notizie non reggono nemmeno le criptovalute, che cadono a picco, ed effettivamente soprattutto il giorno, ecco, questa è una schermata del giorno 25, il 24 era ancora più rosso di quello che vediamo in questo momento, per quanto tutte le criptomonete non dipendono direttamente da nessuna politica, non è direttamente influenzata dalle scelte politiche o dalle scelte, ecco, di alcuni stati, però sicuramente dietro il mercato anche delle criptovalute ci sono gli investitori che reagiscono di forma emotiva a degli eventi del genere e quindi comunque portano a queste situazioni. Anche guardando il calcolatore di paura e incertezza nei mercati cripto vediamo che c'è una situazione di estrema paura che viene già dalla scorsa settimana, dallo scorso mese, insomma, motivo per il quale appunto c'è stato questo crollo nel mercato delle criptomonete. Il Bitcoin, fortunatamente, ecco, in questa situazione mi sono sbalordito abbastanza perché ha reagito molto bene.
consideriamo che il giorno 24 sembra abbia avuto un calo del meno 5%, forse il picco massimo è stato meno 7%, considerando che l'ultima notizia che si può paragonare a questa risale forse al 2019-2020 con l'arrivo della prima ondata, no, del Covid, che aveva fatto appunto scendere il prezzo del Bitcoin di un meno 30, meno 40%. Quindi in comparazione abbiamo reagito molto molto bene. Sembra un mercato che sta migliorando. Ecco, punto di domanda, non lo so, questo lo lascio aperto. Mi fa sperare di sì, insomma, spero veramente che è un mercato che sta migliorando a livello di qualità di informazione, a qualità di investitori anche che ci entrano in questo mercato. Se ancora non l'hai visto, ti lascio in descrizione l'ebook che ho creato con i 3 consigli da tenere a mente in momenti di panico come questi, estrema incertezza che stiamo vivendo. Ricordiamo sempre che sebbene l'istinto da parte di tutti è quello di correre ai ripari, correre ai rifugi quando ci sono situazioni del genere, non è sicuramente la miglior strategia a lungo termine, perché in quel modo, ecco, congeliamo per completo le perdite e quindi poi non c'è più modo di poterle recuperare, non c'è più modo di poter lavorare su quelle perdite che abbiamo avuto. Il miglior consiglio è quello di continuare a seguire i nostri piani e nel caso non l'avessi ancora fatto, non avessi ancora costruito un piano di investimenti, perché magari ti sei fatto prendere dall'euforia dei momenti in cui volevi semplicemente investire in NFT piuttosto che Bitcoin, piuttosto che Dogecoin, qualsiasi investimento tu abbia fatto, questo è il miglior momento per sedersi a creare un piano, una strategia. Quella è l'unica soluzione per continuare ad avere una bussola anche durante i momenti di tempesta. Poi, altre notizie che abbiamo ricevuto in questi giorni. Ecco, era stata fatta una proposta di regolamento sulle criptoattività in Europa, chiamata normativa MiCA, che tra le varie misure prevedeva anche di bandire il proof of work, quindi la mineria, in Europa. Ovviamente proposta che non è stata accettata, o perlomeno sono state posticipate le date di questa proposta, si rimetterà tutto in discussione, le misure non sono state insomma ben accolte, io spero che veramente non succeda, perché non mi sembra la miglior strategia, soprattutto in Europa, in un mercato così importante. Non ne gioverebbe nessuno. Per ora, per il momento, ce la siamo scampata, vediamo insomma cosa succederà a futuro. Vitalik, il fondatore di Ethereum, ha subito twittato poche ore dopo l'annuncio di Putin che sebbene Ethereum fosse neutrale, ecco, lui non lo fosse affatto, perché ovviamente non era assolutamente d'accordo con le iniziative prese dal leader del suo paese. Io vi lascio qui un'organizzazione, più un'iniziativa, insomma, che è stata presa proprio per aiutare il popolo ucraino in questo momento attraverso la blockchain. Mi sembrano iniziative che sono doverose, insomma, per chi come noi ha la possibilità magari di poter partecipare con una piccola donazione, facciamolo, perché c'è gente che non è così fortunata ad andare a dormire al caldo e al riparo e con un tetto sulla testa e magari in questo momento sopra la sua testa ha delle bombe che piovono dal cielo. Sicuramente una situazione che nessuno di noi vorrebbe vivere, una situazione che nessuno di noi si augura. Noi speriamo sempre per il meglio, teniamo le dita incrociate che non succeda qualcosa di peggiore, che si possa risolvere al più presto. Il mio affetto a tutti i fratelli ucraini. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima, sperando in migliori notizie. Ciao!